Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Ride with Frank. Io sono Francesco. Era da un po' che ero sparito dal mio canale. Per chi mi segue sui miei social sa benissimo che ho avuto un piccolo infortunio alla schiena che è risultato essere leggermente più serio di quello che pensavo. Quindi sono dovuto stare a riposo e evitare sforzi con la schiena. Con questo, per chi non l'avesse già fatto, vi invito a iscrivervi ai miei social, Facebook, Instagram e anche qui al canale YouTube. Ok, oggi siamo finalmente tornati in moto. Non è il mio primo giro, diciamo che sono già uscito, ma ho preso 2 volte tanta neve e non sempre sono riuscito ad arrivare dove mi ero prefissato. Oggi faremo un bel giretto su strada per poi arrivare a un bellissimo parco eolico a Froselone, provincia di Isernia. Quindi adesso siamo in direzione Colle dell'Orso. Come vi ho detto prima, dovremmo incontrare la neve, speriamo che la strada sia percorribile. Allora, parliamo un po' di qualche novità. Sto preparando, ragazzi, il video di una specie di confronto tra la mia vecchia Suzuki V-Strom 650 e la mia nuova Benelli TRK 502X. Molti mi diranno: ehi Frank, è da tanto tempo che stai preparando questo video. Avete ragione ragazzi, il problema è che quando si cerca di fare una comparativa tra 2 motociclette bisogna dire le cose come stanno senza offendere i proprietari appassionati, quelli là un po' più fan dei brand, perché è normale che ognuno la sua moto l'adora, però deve essere anche capace di conoscere alcuni limiti. Quindi il discorso è quanto più difficile da affrontare, quindi sto cercando bene di fare un bel video dove finalmente riuscirvi a dare le mie impressioni e le differenze tra la Suzuki V-Strom 650, in questo caso la mia vecchia del 2007, e la mia nuova TRK 502X. Seguitemi e vedrete. Altre novità: ho montato un nuovo scarico alla Benelli, ho acquistato uno scarico marchiato Storm, il modello Inox Oval Exhaust. Storm che dovrebbe essere una sottomarca della italiana Miniv, e sono molto soddisfatto. Non ho cambiato lo scarico per avere un sound migliore o prestazioni inverosimili, ma ho cambiato lo scarico per alleggerire la moto. Allora, oltre al sound, che è veramente molto bello, soprattutto senza DB killer, prima impressione la moto sembra leggermente più lineare, meno borbottosa. Ha alleggerito di ben 4,20 kg, mi sa, 4,20 kg o 4,10 kg la moto, che nel complesso, diciamo, soprattutto in movimento non si nota molto, però a moto ferma, beh, la differenza si comincia a sentire. Sono molto soddisfatto, e questo è praticamente un processo che sto cercando di fare sulla TRK, cioè alleggerirla per renderla un po' più maneggevole nell'off-road. Oggi è una gran bella giornata, fa freddo, però con il completo e con i guanti riesco ad andare in moto senza avere freddo. Oggi soprattutto che è una bella giornata, c'è il sole, ci voleva proprio una giornata del genere. Altra importantissima novità: questo è il primo video registrato con la nuova GoPro Hero 9 Black. Quindi sono molto emozionato di vedere la resa sul campo. L'ho acquistata qualche mese fa, appena uscita dal sito GoPro, e sinceramente non l'avevo ancora provata, testata bene in moto. Ha tante caratteristiche che un nerd come me non poteva non apprezzare: l'Hypersmooth 3.0, il livellamento orizzonte, tante piccole cose che per chi come me è appassionato di filmmaking sono molto interessanti. Vedremo cosa ne esce e se saremo soddisfatti, ma sicuramente sì.
evitiamo tutto questo tratto di strada un po' noioso. Ci vediamo tra un po'. A tra poco. Yo. Ok, dobbiamo uscire a Sessano del Molise Carpinone. Guardate qui davanti che spettacolo, tutto il Matese innevato. Ok, adesso si inizia a salire, ci sono molte curve divertenti. L'unica cosa è che la strada è spesso sporca, con rami, pietre, acqua. In estate si può fare abbastanza allegra, oggi ce la faremo con calma, anche perché ho preferito avere la moto molto scarica di benzina, proprio per quanto riguarda la possibilità di incontrare ghiaccio. Devo dire che le Mitas E07 Plus che monto si comportano molto bene. Sulla neve fresca, morbida, salgono tranquillamente, veramente sono rimasto soddisfattissimo. Sulle lastre di ghiaccio o comunque sulla neve un po' più ghiacciata bisogna stare un po' attenti, ma diciamo che nessuna gomma è prestazionale, tranne quelle chiodate, diciamo che in un discorso come questo sono veramente fuori luogo. Tutte le gomme andrebbero in crisi, ma sulla neve fresca dico che sono molto soddisfatto, sì. Ecco qua già un po' di ghiaccio. Wow, fra! Ok, quindi deceleriamo un po', tanto non abbiamo fretta. Altra novità, ecco, questa mi era sfuggita. Ho acquistato un nuovo cupolino per la mia Benelli marchiato Isotta. Diciamo, navigando in rete sono capitato su questo cupolino rally molto basso, la protezione è veramente minima. Ecco qua un po' di neve, protezione minima, ma in fuoristrada è veramente un toccasana, in quanto ti permette una giusta reazione sul corpo, soprattutto in estate sarà una bomba. Allo stesso tempo una visuale perfetta, io davanti non ho niente, certo negli spostamenti può essere un limite perché arriva veramente tanta aria addosso e soprattutto nel casco, però nel fuoristrada devo dire che offre una buona visuale, non ti dà fastidio. E in più ho tolto i riflettori perché è veramente una cosa che non mi piace di questa moto, sono quei due riflettori al lato, sono comodi sicuramente, li rimonterò durante un viaggio lungo, ma per adesso li terrò smontati con questo cupolino e devo dire che sono molto soddisfatto. Isotta ha fatto veramente un bel lavoro e questo cupolino dà anche un look più accattivante alla moto, almeno per quanto riguarda il mio gusto. A me devo dire che piace molto. Questa è sempre molto sporca, cacche di animale. Ecco, qui ci sono dei percorsi off-road veramente fantastici, ma ve li farò vedere durante il periodo primaverile estivo, perché l'ultima volta che sono uscito ho incontrato il fango, ragazzi, è stata una faticaccia e sinceramente nelle condizioni della schiena con cui sto adesso devo andarci molto piano e riprendere gradualmente. Ok, allora, dall'ultima volta che sono venuto la neve pare essersi tolta, almeno in questo tratto. Devo dire che Benelli ha fatto veramente un grande lavoro con l'ABS di questa moto, perché quando entra non è mai invasivo, cioè rispetto ad altre moto che ho provato, diciamo l'ABS entra ma sempre molto dolcemente e non ti fa mai, almeno nelle occasioni che ho avuto di metterla in azione, non ti fa mai sentire quella sensazione di non controllo della frenata, veramente non me l'aspettavo proprio. Moto più costose, moto più blasonate hanno un ABS veramente molto invasivo, che soprattutto con le ruote tassellate sul bagnato o comunque sull'umido tende ad essere molto invasivo. A me non piace molto. Poi la possibilità di poterlo staccare veramente in fuoristrada poi ti dà quel qualcosina in più.
Ragazzi, vi volevo ringraziare perché sul canale cominciamo a essere tanti, vedo che i video piacciono, molti di voi sia su Instagram, su Facebook mi chiedete, fate domande, sono molto contento, spero di esservi sempre d'aiuto e invogliarvi ad andare in moto. Ecco qua un lago completamente ghiacciato, andiamolo a vedere. Eccoci qua ragazzi, a vedere questa meraviglia, guardate qua, completamente ghiacciato. Vediamo di non finirci dentro. Che spettacolo. Ed eccoci tornati in strada. Oggi ho montato la sella bassa considerando di trovare ancora neve, ma fino a mo' non ne abbiamo incontrata sulla strada. In un certo senso meglio così. Allora, molti di voi mi hanno chiesto che equipaggiamento per andare in moto. Allora, io ho un completo della Alpinestar Andes V2, completo anche dei guanti, sempre Andes V2. Sono molto soddisfatto, veramente un ottimo completo. Io in questo momento con l'imbottitura standard non ho per niente freddo. Eccola qui la neve, che meraviglia. Poi ho un paio di stivali sempre Alpinestars Tech 3. Eccolo qua il ghiaccio. Allora, qui bisogna andare con un filo di gas. Il casco, come molti di voi sapranno, è un Aero Commander. Ecco qua, tutto qua. Questo è il mio equipaggiamento, sono molto soddisfatto. Ecco qua ragazzi, eccola qua. Ok, qui bisogna andare molto ma molto piano. Wow. Ok, sono soltanto brevi tratti, non bisogna far peso sulla piega, sul manubrio, in modo da galleggiare. Ok, ragazzi, come sono belli questi paesaggi. Piano. No. Questa salita me la devo venire a fare, promessa. Ok, anche qui andiamo, scendiamo un filo di gas. Qui su Instagram ho postato una foto che la neve era il doppio, per fortuna oggi si è abbastanza sciolta. Qua diamo veramente filo di gas, andiamo sulla parte un po' più qui bisogna andare molto piano. Un falso mito che si sta un po' sviluppando tra i possessori o chi è interessato alla Benelli RK 502X è il fatto di queste due sporgenze del serbatoio che secondo alcuni non permetterebbero di prendere il serbatoio con le gambe. Ragazzi, io il serbatoio lo prendo con... Vediamo in che condizioni è questa strada. Mi ci appoggio con la parte superiore sulla parte piana e sinceramente io ho un ottimo grip della moto. Cioè non devo prenderlo tipo a cavallo, la devo prendere che appoggio e accompagno con le ginocchia. Quindi questo falso mito non l'ho capito. Vediamo dove riusciamo ad arrivare. Anche se non era questa la destinazione. Adesso vediamo un attimo. Che meraviglia ragazzi. Vediamo se finiamo a terra.
Cosa c'è? C'è un filo di ghiaccio ma sembra sciolto. Wow, che spettacolo ragazzi, ragazzi, che meraviglia. Oh, guardate che spettacolo. Ok, trovo un piccolo video col drone, si riparte. Questo si chiama Lago di Civitanova, bellissimo. Ok. Questa sarebbe da fare dritta, ma in questo momento il terreno non lo permette. Ok, questo posto in estate credo che mi farà divertire molto. Ok, prima attenzione al ghiaccio, perfetto. Qui mi pare che c'era sempre il ghiaccio. Ok, andiamo con molta cautela. Ok, wow. E in curva appoggio il ginocchio sulla parte piatta della TRK e ho tutto il grip sia per me, per l'equilibrio, e sia per spingere la moto in curva. Ok, arriviamo alla strada per Colle dell'Orso. Wow, chiudiamo la visiera. Non lo so raga, a me sta moto piace assai, proprio tanto. Se riesco a portarla al peso che avevo almeno col V-Strom ne sarei contentissimo. Cacchio, 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 madonna, qua lastrone. Vai. Ragazzi, eravamo lì sotto, scendiamo in prima, filo di acceleratore. Ok, qua continua, vediamo un po'. No, questa parte qui è la parte un po' più ghiacciata, però dopo c'è il sole, quindi yes, yes. Wow ragazzi, che spettacolo. Questa zona è di una bellezza rara. Francesco, vai piano, vai piano. Ragazzi, scusate, sembro scemo che mi devo ripetere le cose da solo, ma no, fra, devi andare piano. Ora speriamo che la strada che porta su alle Paleoliche sia agibile, altrimenti ci saremmo fatti semplicemente una bella passeggiata fino qui. Bellissimo. Allora, una strada è completamente inagibile. Ok, questa è proprio, non si può fare, va bene. E questa la eliminiamo. Quest'altra che sale sopra la veniamo a vedere tra poco, se non si dovesse salire, che mi sembra abbastanza pulita. Che meraviglia. 4 mesi senza andare in moto, senza vedere queste cose, è stata abbastanza dura. Poi con questo periodaccio che non tende a passare, mannaggia. Allora, chissà se ci riusciamo ad arrivare al parco eolico, sarebbe veramente una bellissima cosa. Wow,
Allora, tira un vento molto molto forte, ma sarebbe strano il contrario, dato che ci stanno chilometri di pale eoliche. Spero che mi sentite bene, perché il vento è abbastanza... era qui. Se riusciamo a fare quel pezzettino, che è molto simpatico. Qui potrebbe essere un po' un problema. Vediamo un po'. Sotto ci sta la pietra, quindi wow. Yes. Allora, vediamo un po' che succede, dai. Vai, e come sculetta? Wow, ecco, no, peccato. Provo ad andare a vedere, ma ho paura che il giro termina qui. Andiamo a vedere un po'. Il lato destro si può fare. Intanto, che meraviglia. Ho paura che l'ultima parte soprattutto mi possa dare qualche problema, perché qua è tutto ghiaccio. Ah, sì, qua è tutto ghiaccio. Questo lato qui mi sembra percorribile. Cioè, se fossi in compagnia non sarebbe un problema, ma da solo però mi sembra tutto il lato destro percorribile. Giusto qui è morbida, anche qui è morbida. Mamma mia, che spettacolo. Ah, ragazzi, ci proviamo. Ok. Ok. Vediamo di riuscire a salire. Ok. E questo tratto è fatto. Ora. Ok. Ok, questo è l'unico tratto che mi fa un po' paura. Ok. Ok. Spettacolo. Ok, qui bisogna andare estremamente piano. Wow, stai attento. Guardate qui, ragazzi, che meraviglia. Per fortuna qui in questo punto c'è un grip veramente fantastico. Qua qualche lastrina. E come urla. Che spettacolo! Che spettacolo! Salitona? Allora là non si può andare più avanti. Vediamo di qua. Allora là è chiusa. Senti come sculetta.
ormai sto in gioco e devo giocare. Devo scendere. Ok. Che spettacolo. No, col vento negli occhi non si riesce proprio a stare, tira veramente tantissimo vento. Ecco qua, qualche cavalletto in più ci sarebbe servito per andarsene un po' in derapata. Purtroppo, se ti vuoi divertire in modo un po' più, tra virgolette, hardcore, hai bisogno di qualche cavalluccio in più. Vai Benellina, vai Benellina! L'abbiamo fatta, sì sì. Ogni volta che torno è un'emozione. Adesso ci riavviciniamo a casa. Il traguardo di oggi è stato raggiunto, quindi ci possiamo ritenere più che soddisfatti. Ah, no, ragazzi, che meraviglia! Ok, qua devo decelerare e anche di tanto. Ok. Qua c'è tanta fanga, ma noi riusciamo sereni. Mi sento rinato, ragazzi, mi sento rinato. Ok, eccoci di nuovo su asfalto. Ragazzi, per questo primo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se fosse così vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un like, un bel pollicione verso l'alto, a commentare, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, cercherò di rispondervi il prima possibile. Seguitemi anche su Facebook e su Instagram. E per questo video è tutto. Ci vediamo a una prossima puntata. Come sempre, io sono Francesco, voi siete su Reddit Frank. Yo!